Eccoci qui cari naviganti per porvi un primer dedicato al Centurion, approfittando della disponibilità di un deck builder Giacomo Labruna per illustrarvi una lista molto particolare che nasce dalle evoluzioni del meta dopo il ban di agosto 2021. Nonostante siamo di fronte a un color pie IZ molto sfruttato in questo formato 1v1, le differenze si notano subito nella zona di comando, dove un pattern in particolare spicca, sin dalla sua apparizione in Commander Legend, con delle abilità molto interessanti. Lo affianca una nostra vecchia conoscenza del meta, che già abbiamo descritto in un altro archetipo che qui riveste ancora una volta il ruolo di comprimario, di supporto a una strategia rapida e aggressiva, per una lista che ha dato parecchio filo da torcere a molti avversari. Questa volta vi parleremo di Dargov, Shipwrecker e Ludevic, Necro Alchemist. Abbiamo a che fare ancora una volta con una coppia di partner che sono pronti a proporre un piano di gioco decisamente aggressivo, soprattutto se guardiamo l'abilità di questo strano pirata, dall'aria minacciosa, ma andiamo con ordine analizzando le loro rispettive caratteristiche. Iniziamo da Dargov, Shipwrecker, che con 7 mana, 6 generici e 1 rosso abbiamo un pirata gigante con forza 7 e costituzione 5, travolgere, con 2 abilità, di cui una partner necessaria per affiancarlo nella zona di comando a Ludevic. Nella sua prima abilità c'è, come costo addizionale per lanciare questa magia puoi sacrificare un qualsiasi numero di artefatti e o creature. Questa magia costa 2 mana generici in meno per essere lanciata per ogni permanente sacrificato in questo modo e 2 mana generici in meno per essere lanciata per ogni altro artefatto o creatura che è sacrificato in questo turno. Passiamo ora a Ludevic, Necro Alchemist, che con 3 mana, uno generico, uno blu e uno rosso abbiamo un mago umano con forza 1 e costituzione 4 e 2 abilità, di cui una patron, utile per affiancarlo ad Argo. La sua prima abilità recita: all'inizio della sottofase finale di ogni giocatore, quel giocatore può pescare una carta se un giocatore diverso da te ha perso punti vita in questo turno. È chiaro che in questa strana coppia a farla da padrone è certo il nostro pirata gigante, che con la sua riduzione di costo di cast ci impone una strategia per poterlo mettere in campo il prima possibile, sfruttando il sacrificio di artefatti e creature. La presenza del mago umano non è però da disdegnare, in primis perché arricchisce il nostro color pie del blu, ottimo per interagire con gli artefatti, offrendoci anche un card advantage che ci può fare molto comodo se la partita andasse per le lunghe. Insomma, nella zona di comando con questi Dargov, Shipwrecker e Ludevic, Necro Alchemist ci potremo certo divertire, mixando sapientemente testa e muscoli, per un'azione che lascerà sgomenti molti dei nostri nemici. Visti i presupposti proposti dai nostri generali, Dargov, Shipwrecker e Ludevic Necro Alchemist, l'intento nel nostro archetipo sarà quello principale di calare in fretta il nostro pirata gigante, sfondando le linee nemiche per una serie di attacchi letali. Per farlo dovremo dotarci di una serie di artefatti o di creature sacrificabili per scontare il suo esoso costo di cast, e cosa c'è di meglio dei tesori, utili per questa clausola ma anche adatti per darci mana aggiuntivo sin dai primi turni. Per questo motivo sceglieremo alcuni produttori di questi preziosi sassi, con Captain Lightning Storm, Ragavan Nimble Pilfere e Strike It Rich. Il loro basso costo unito al prezioso apporto di tesori sono una manna dal cielo per la nostra azione, a cui affiancheremo Impulsive Pilferer, che con la sua abilità Encore potrà produrre anche in seguito della partita il costo di cast del nostro Dargo, con il suo sacrificio e la produzione di un nuovo artefatto. Come dicevamo, gli artefatti ci fanno comodo, ma anche avere qualche token sacrificabile non guasterebbe a scontare il cast del nostro pirata gigante. Per questo assolderemo tra le 99 una delle 3 più prodighe di strumenti su questo fronte, quella dei Goblin, con Goblin Instigator, Goblin Rabble Master, Legion War Boss e Mob War Marshal. Potremo così facilmente fornire carne da macello da uccidere per far entrare in fretta questo irsuto generale, anche nel prosieguo della partita, superando agevolmente anche la tassa della zona di comando in caso di prematura rimozione del nostro ariete. Anche sul fronte delle magie con Dragon Fodder, Forbidden Friendship, Krankos Command e Kuldokar Birth abbiamo diverse opzioni utili per questo scopo, andando a selezionare carte dal basso costo di cast per efficientare al meglio la produzione di pedine sacrificabili. A supporto di questa strategia arriva anche Mask of Immolation, che svolge il duplice ruolo di creatore di un token sacrificabile a potenziale generatore di danni, anche se con un costo di mana non certo esiguo, nell'ipotesi di dover infliggere l'ultima spallata ai punti vita avversari. Ai tesori che produrremo in più occasioni affiancheremo Witch's Oven e Curse of Opulence, che produrranno token cibo e oro, meno pregiati per la nostra azione ma pur sempre utili per fornire il materiale necessario al nostro pirata gigante per entrare il prima possibile. Fin qui tutto è coerente per la smania del rosso di agire presto, ma se le cose non andassero per il verso giusto sin da subito, arriva il soccorso al blu, con tutti gli strumenti necessari per cercare pezzi utili per il nostro game plan, con Brainstorm, Ponder, Preordain e Gitaxian Probe a darci manforte. Carte dal basso costo che scavano nel grimorio, alla ricerca di quei pezzi necessari per rendere la nostra azione dirompente, visto che necessita di magie specifiche per girare al meglio, soprattutto se puntiamo a sorprendere il nemico nei primi turni della partita.
Per proteggere questo piano ardito ci vengono poi in soccorso una serie di counter, tra cui spiccano Counterspell, Force of Negation, Force of Will, Pyroblast e Swan Song, per un comparto nutrito di magie che deve tutelare al meglio il nostro gameplan da risposte inopportune. Al pari dei counter ci servono delle rimozioni, come ad esempio Fire and Ice, It's Charm e Reality Shift, che possono lasciarci il campo libero da paranti molesti che possono indebolire l'azione del nostro pirata gigante, ma anche del mago umano, che senza ostacoli può attaccare a sua volta attivando la sua preziosa abilità. Non possono poi mancare le staple del rosso per l'endate dei nostri avversari, con Magus of the Moon e Blood Moon, che ci possono fare comodo in molte situazioni, soprattutto in virtù dei tesori a disposizione, che ci potranno dare il mana blu nel caso ne fossimo temporaneamente sprovvisti. Un'altra carta dal value dubbio, che qui acquista ancora più valore, è Snapcaster Mage, soprattutto perché potrà recuperare dal cimitero qualcuna delle nostre magie in grado di generare token, accelerando l'ingresso del nostro Dargo, sempre pronto a entrare in azione. Avremo anche qualche Planeswalker a disposizione, sia per accelerare la venuta del nostro pirata gigante in campo con Chandra Acolyte of Flame e Tezzeret the Seeker, sia per trasformarlo in una finisher con Jeska Thrice Reborn. La sua abilità a 0 andrà a triplicare i danni del nostro Dargo, quanto basta per risultare letali a chiunque, in barba al life gain più smodato o altri stratagemmi messi in campo dal malcapitato di turno. Arriviamo ora al pezzo forte per questo piano di gioco, Phyrexian Altar, che abbinato al cast del nostro Dargo, per uno solo mana rosso ci permetterebbe il cast infinito del generale, sacrificato per il mana necessario alla tassa della zona di comando, per una chiusura combo concretizzabile grazie anche alla seconda abilità di Jeska Thrice Reborn, ma non solo. Infatti, grazie a Altar of the Brood, un artefatto, tanto subdolo quanto inaspettato, potremo millare il nostro opponente per una chiusura in cui potrà opporre ben poca resistenza in questa strana combinazione tra pirati, altari e infiniti sacrifici. Finora vi abbiamo illustrato una prima parte delle potenziali di questo archetipo, capeggiato da Dargove, Shipbreaker e Ludevic Necroalchemist, ma c'è ancora una sezione di questa lista che può offrirci molto per rendere consistente e rapido il nostro gameplan. Vista l'abilità insita di sacrificio del nostro pirata gigante, avremo bisogno di un buon numero di artefatti per poterli sacrificare, ma utili anche ad altri scopi, come ad esempio per produrre mana aggiuntivo con Arcane Signet, Lotus Petal, Mindstone, Mox Amber, Mox Opal, Talisman Dog Creativity e Urza's Bubble. Sassi utili sia nei primi turni come acceleratori della nostra azione, sia in seguito, visto che incidono poco nell'economia delle risorse a disposizione, a cui affiancheremo tutto quello che può darci con il sacrificio carte aggiuntive, con Ethereal Spell Bomb, Chromatic Sphere, Chromatic Star, Mishra's Bubble e Pride Spell Bomb. Anche qui il focus è attivare in fretta l'abilità di Dargo, traendo nel massimo vantaggio in abbinamento un'altra carta irrinunciabile per il nostro gameplan, Skullclamp, che qui funge anche il ruolo di prezioso Sackowlet per le nostre pedine che moriranno per il medesimo scopo. A queste scelte più classiche affiancheremo alcune carte strane che vedono poco gioco ma che qui acquistano un ruolo di prim'ordine, le armi viventi, Battlebone, Flying Husk e Mortapod, perché racchiudono sia un body piccolo facilmente sacrificabile, sia un artefatto immolabile senza sforzo grazie al nostro affamato Dargo. Per fornire un minimo di ridondanza a questi permanenti ci verranno poi in soccorso alcuni tutori, con Goblin Engineer, Wheel of Invasion e Urza's Saga, che ci aiutano a trovare qualche pezzo specifico tra le tante opzioni possibili presenti nella lista. Tra la protezione verso il nostro Dargo di Lighting Greaves, che lo renderà anche rapido e letale appena equipaggiato, all'effetto Stacks di Tanglewire, avremo da che spaziare per rispondere colpo su colpo al nemico di turno. Con tutta questa abbondanza, tra token di vario tipo e artefatti non possono mancare due staple irrinunciabili per trarre il massimo dalla situazione, con Emery, Lurker of the Lock e Urza's Lord Artificer, che saranno capaci da soli di spostare gli equilibri del match in nostro favore. L'idea di Giacomo Labruna nel costruire un archetipo attorno a Dargove, Shipbreaker e Ludevic Necroalchemist è maturata intorno alla possibilità di avere una base di partenza flessibile, in grado di adattarsi al gameplay e alle frequenti evoluzioni del Meta Centurion. Di fatto siamo di fronte a due anime distinte, una orientabile a un combo deck anche spinto, dove rispetto a questa lista che vi abbiamo presentato in questo primer aumenteranno counter e tutori, per dare maggiore consistenza e protezione al gameplan. Dall'altra avremo un possibile piano agro, sostenibile da carte come Loyal Apprentice, Sai Master Topteris e Saili Sublime Artificer, miscelando sapientemente artefatti sotto forma di creature facilmente sacrificabili dal nostro pirata gigante. Questa è la filosofia alla base di questi Dargo, Shipbreaker e Ludevic Necroalchemist, per un approccio al meta sempre imprevedibile per gli avversari, in grado di adattarsi ad ogni circostanza e al contesto del momento. Approcciare a questo archetipo basato su Dargove, Shipbreaker e Ludevic Necroalchemist può risultare, a detta di Giacomo Labruna, piuttosto articolato e complesso a dispetto di quello che potrebbe sembrare il piano proposto da questi due comandanti.
Molto dipende dall'archetipo da affrontare e dalla capacità di proporre, più o meno senza intoppi, il nostro piano combo, che può agevolmente portarci alla vittoria se gli ostacoli sul nostro cammino sono limitati. Abbiamo pur sempre dalla nostra un piano aggro sostenuto da un 7-5 con travolgere, che può imporre un clock molto pesante per chiunque, senza contare la naturale predisposizione a ritornare in campo da parte del nostro Dargo, che annulla agevolmente il suo costo di cast tra sacrifici presenti nella lista e la sua stessa di partita. Dovremo solo imparare a coordinare al meglio la nostra azione, con molta pratica e diversi affinamenti, viste le opzioni presenti in questa build, capeggiata da questi Dargove, Shipbreaker e Ludevic Necroalchemist, che sono sempre pronti a entrare in campo per dire la loro. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Dargove, Shipbreaker e Ludevic Necroalchemist si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck siamo abbastanza agevolati, sia per il nostro piano token che può rallentare questi archetipi, sia dalla presenza di un 7-5 che in campo, anche grazie a Minamo School of Water Age, può ergersi a barriera dei nostri preziosi punti vita. Verso il control deck dobbiamo essere più accorti, anche se tra i counter e la naturale predisposizione del nostro pirata gigante di rientrare in campo agevolmente, potremmo vedere ripagati i nostri sforzi, anche verso gli avversari più coriacei. Verso i midrange deck abbiamo un piano aggro quasi sempre migliore, ma dovremo fare molta attenzione alle loro rimozioni, quindi dovremo centellinare le nostre risposte in particolari counter per bloccare le loro pericolose interazioni. Vista la versatilità ipotizzata da Giacomo Labruna attorno a questi Dargove, Shipbreaker e Ludevic Necroalchemist, non è facile introdurre delle varianti specifiche, tali e tante sono le possibili modifiche che questa build potrebbe attuare. Ci limitiamo a darvi una semplice suggestione, cambiando uno dei due pattern nella zona di comando, sostituendo Ludevic Necroalchemist con Malcolm Knight Navigator, che con i suoi tesori e una build più orientata ai pirati potrebbe comunque fare bella figura nel formato. Questo è solo uno dei tanti temi che potrete affrontare in uno dei color pie più versatili e ricchi del formato, e che con questi Dargove, Shipbreaker e Ludevic Necroalchemist potrà garantirvi divertimento, ma anche dei risultati concreti tra i tavoli da gioco. Abbiamo terminato questa complessa disamina, ringraziamo per la disponibilità Giacomo Labruna che ci ha guidati alla scoperta di una accoppiata di generali curiosa ma allo stesso tempo estremamente versatile, con un potenziale di tutto rispetto. Se volete sfruttare i colori Izzet in modo spregiudicato o semplicemente volete cambiare la vostra build con facilità, questi Dargove, Shipbreaker e Ludevic Necroalchemist potrebbero fare al caso vostro, raccogliendo in questo improbabile matrimonio un grande potenziale tutto da scoprire. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.